Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Angelo e oggi continueremo la trattazione sul Panavia Tornado. Nel primo video infatti abbiamo analizzato la storia ingegneristica, quindi la progettazione del Tornado quando era ancora sulla carta, analizzando gli studi effettuati dalle diverse aziende partecipanti e abbiamo visto come si è arrivati alla configurazione iniziale del Tornado. In questo secondo video invece andremo oltre. Studieremo sempre la progettazione del Tornado, ma nelle fasi successive. Pertanto per realizzare questo video mi sono basato sui testi che potete trovare in descrizione e ovviamente ho dovuto sintetizzare e rendere fruibile e comprensibile il contenuto. A tal proposito ho cercato di seguire un flusso, a mio parere logico, negli step di progettazione che vi porterà a capire come è stato appunto realizzato il Tornado, a partire dagli studi sui modelli scala in Galleria del Vento fino ad arrivare nella parte finale del video ai test in volo sui prototipi. Quindi mettetevi comodi, ma prima di iniziare a guardare il video vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e lasciare un mi piace, un commento, in modo da supportare questo mio lavoro di divulgazione. Se poi volete dare un contributo ulteriore, io vi lascio un link in descrizione con cui potete aiutarmi a portare avanti questo lavoro. Ma ora iniziamo. Il Tornado è un caso esemplare di un programma che ha posto fin dalle sue fasi iniziali come obiettivo primario quello di sviluppare e produrre un aereo multiruolo, in grado, come sappiamo, di eseguire diverse funzioni belliche con un unico sistema d'arma integrato. Questa versatilità imponeva l'adozione di un programma di test complesso, il quale necessitava di valutazioni e decisioni intermedie, ben prima di raggiungere il completamento delle oltre 3.000 ore di test previste. Le tappe fondamentali del Tornado, da sottolineare, includono l'avvio dello sviluppo agli inizi del 1970, il decollo del primo prototipo nell'estate del 74 e la presentazione del primo prototipo di sistema avionico l'anno successivo. In totale furono costruiti 9 prototipi e 6 aerei di preserie, prima che alla fine degli anni 70 venissero consegnati i primi velivoli operativi alle rispettive nazioni partecipanti. Prima però di analizzare ciascun prototipo, è doveroso parlare di tutta una serie di test effettuati in Galleria del Vento su modelli in scala o singoli componenti del velivolo, per trasformare in pratica tutto ciò che finora esisteva solo sulla carta. Bisognava innanzitutto confermare la solidità strutturale del Tornado, in modo da confermare la capacità del velivolo di resistere a carichi statici e dinamici, ovvero variabili nel tempo, assicurandosi che potesse sopportare vari tipi di stress durante il volo. Per far questo bisognava selezionare una serie di condizioni di carico da testare, le quali dovevano essere quanto più vicine a quelle che l'aereo avrebbe incontrato nella realtà, in tutte le condizioni di velocità e manovra possibili. Questa è una branca molto interessante dell'ingegneria aeronautica, che prevede la definizione di tutte le forze agenti sul velivolo, le quali poi verranno passate agli strutturisti che verificheranno se la struttura resiste o meno ai carichi individuati in questa fase iniziale. Per poter far ciò bisognava partire con l'aggiornamento dei dati aerodinamici che finora erano soltanto teorici, attraverso i risultati ottenuti dai test in Galleria del Vento. Questi test ebbero inizio nel 1973. Come si possono quindi calcolare questi dati aerodinamici su modelli in Galleria del Vento? Bene, sono stati utilizzati dei modelli in scala del Tornado dotati di una serie di fori sull'ala, sulla coda, sulla pinna ventrale, sul timone, lungo la fusoliera e sui quali veniva misurata la pressione esercitata dall'aria. Questi test vennero effettuati sia con l'ala dritta che con l'ala totalmente ruotata, e i risultati aiutavano a comprendere meglio come erano distribuite le forze aerodinamiche sulle diverse parti dell'aereo. Tuttavia, sebbene la grande affidabilità di questi test sui modelli in scala in Galleria del Vento e dei modelli matematici per prevedere l'interazione tra il flusso e la struttura del velivolo, si possono riscontrare alcune discrepanze rispetto al caso del velivolo reale in volo, e queste differenze sono accentuate nel regime di volo transonico. E questo perché è difficile prevedere
come il flusso interagirà con il velivolo in questo range di velocità. Per questo motivo sono stati essenziali alcuni test in volo, utilizzando principalmente due tipologie di prototipi. Il primo, denominato in gergo clean, ovvero privo di carichi esterni, era dotato di una strumentazione in grado di valutare i carichi strutturali intrinseci. Il secondo invece mirava ad analizzare sempre dal punto di vista strutturale gli effetti dei carichi esterni, come armamenti o serbatoi aggiuntivi. Nel caso del velivolo equipaggiato con carichi esterni, gli ingegneri hanno dovuto anche affrontare la problematica legata ad uno degli armamenti del Tornado, ovvero il sistema dispenser che in particolari circostanze si trovava ad affrontare notevoli sollecitazioni dinamiche. Che cosa si intende per sistema d'arma di tipo dispenser? In pratica, sotto la fusoliera del Tornado erano presenti due piloni, ognuno dei quali collegati alla fusoliera tramite 4 punti d'aggancio etichettati con i nomi che state vedendo in figura. Collegati a questi piloni troviamo le cosiddette ERU, Ejection Release Unit, all'interno dei quali erano presenti dispenser, che prevedeva il rilascio di una grande quantità di munizioni che potevano essere di vario tipo, ma l'analisi che viene fatta in questo contesto era relativa proprio al contenitore e non alle munizioni che contenevano. Infatti, una volta che le munizioni erano terminate, il sistema dispenser veniva sganciato in modo indipendente e secondo una sequenza prestabilita. L'operazione di rilascio comportava forti impulsi per favorire appunto la separazione e il completo rilascio dei 4 contenitori avveniva in un tempo brevissimo, inferiore a un secondo. Nella figura che state vedendo viene illustrata una sequenza di rilascio di questi dispenser che, nel caso in esame, sono vuoti. Nei grafici si possono osservare le forze agenti sui punti d'attacco e, guardando l'asse orizzontale, si può notare come questi sganci avvengano in un tempo brevissimo. In quest'altra immagine invece vengono confrontate le forze misurate durante i test in volo con quelle previste, frutto dei calcoli teorici. Come si può osservare, sussiste una buona correlazione tra i due grafici e questo dimostra la bontà dei modelli teorici utilizzati. Nella progettazione del Tornado, come del resto in qualsiasi altro progetto aerospaziale, il secondo passaggio da effettuare è l'analisi strutturale. A differenza della fase precedente, in cui si andava soltanto a capire quali erano le varie sollecitazioni agenti sull'aereo, ora si prova ad applicare questi carichi rilevati e si valuta se la struttura è in grado di sopportarli, assicurando così che possa resistere senza subire danni o cedimenti strutturali durante tutto l'inviluppo di volo. Come si procede concretamente per effettuare tale analisi? Si ricorre alla tecnica chiamata analisi degli elementi finiti, o semplicemente FEM. In questo modo la struttura viene suddivisa in una rete di elementi più piccoli, che permette di discretizzare il modello e calcolare sforzi e deformazioni della struttura non su una superficie estesa e continua, ma solo sui nodi di questa rete. Capite bene che questo approccio riduce drasticamente il numero di calcoli necessari, poiché ogni elemento può essere analizzato separatamente, ovviamente con le sue condizioni al contorno e andando a riportare il carico agente sui singoli nodi. Successivamente poi si integreranno i risultati per ottenere una visione complessiva dello stato di sforzo e deformazione dell'intera struttura. Bisogna tuttavia stare attenti in quanto se vogliamo affinare i risultati dovremmo aumentare il numero di nodi, ma ovviamente ad una maggiore precisione del risultato corrisponderà anche un maggiore costo computazionale. Un'applicazione pratica dell'analisi degli elementi finiti la possiamo osservare nelle immagini in sovraimpressione. L'analisi è stata condotta utilizzando il software Nastran, un software utilizzato ancora oggi per il calcolo strutturale. Grazie alla precisione della modellazione, in gergo si dice la definizione della mesh, i risultati ottenuti tramite la simulazione potevano poi essere applicati sulla struttura reale, in modo da capire come la struttura effettivamente reagisce alle sollecitazioni. E questo, attenzione, serviva anche come proof of match, in quanto se i risultati
delle oscillazioni sulla struttura erano in linea con i risultati ottenuti dalle simulazioni, allora questo voleva dire che il modello simulato era corretto. La validità di questi risultati simulati è stata confermata proprio confrontando i dati raccolti attraverso estensimetri in test statici effettuati su quella parte dell'ala, dimostrando così una notevole correlazione tra dati simulati e quelli sperimentali. Sempre in ambito strutturale, la progettazione del carrello d'atterraggio per un velivolo da combattimento come il Tornado ha richiesto test simili a prove a caduta per valutare la reazione del carrello agli shock, e ciò ha portato all'approvazione del suo impiego sui prototipi. Tuttavia, i test sul velivolo in atterraggio hanno evidenziato una carenza nella resistenza alla torsione del carrello principale. Problema risolto aumentando la rigidità dei collegamenti, regolando l'inclinazione delle ruote per una migliore stabilità e ottimizzando gli ammortizzatori. Un'altra modifica invece riguardava l'ammortizzatore del carrello anteriore, messo a dura prova da carichi non previsti sui modelli testati, specialmente durante l'uso dell'inversore di spinta in fase di atterraggio. La struttura infatti subiva una flessione all'indietro a causa dell'impatto iniziale con la pista e una torsione dovuta al non perfetto allineamento della ruota con l'asse del carrello. Questo generava un rimbalzo e un'oscillazione sia traslazionale che torsionale del carrello. Le figure che state vedendo documentano i test effettuati per replicare tali condizioni e quantificare le forze in gioco. In particolare, questa figura descrive una prova di caduta per valutare la reazione del carrello all'impatto, confrontando le forze misurate con quelle teoriche. In quest'altra figura, invece, viene illustrato come il carrello gestisca le irregolarità del terreno, simulando il passaggio del Tornado su una pista temporaneamente riparata. Abbiamo finora visto quanto l'integrità e la resistenza strutturale siano di vitale importanza per un velivolo e in particolare un velivolo da combattimento come il Tornado, data la natura estremamente impegnativa delle condizioni in cui i velivoli di questo tipo sono esposti. È importante però sottolineare che, oltre alla semplice applicazione di un carico, va considerato attraverso un ulteriore step progettuale anche l'applicazione di questo carico in modo ciclico. Questo perché, dopo un determinato numero di cicli, la struttura potrebbe iniziare a deformarsi e dunque a cedere anche per valori di stress inferiori a quelli previsti dalla teoria dei materiali, a causa del fatto che un carico applicato in modo ciclico provoca un accumulo di danni nel tempo, andando ad affaticare il materiale. Nel progettare il Tornado si è posto quindi un'enfasi particolare sulla durabilità della struttura. L'obiettivo era quello di renderla in grado di sopportare sollecitazioni e carichi molto intensi per una durata fino a 4 volte superiore rispetto alla vita operativa inizialmente prevista, che si stimava in 20 anni. Per questo motivo gli ingegneri dovevano progettare la struttura tenendo in considerazione la resistenza alla fatica, ovvero, come abbiamo detto, la capacità della struttura di resistere ai danni derivanti da stress ciclici. Per raggiungere questo risultato sono state adottate tecniche di calcolo come ad esempio la regola di Miner. Questa regola ci permette di prevedere quando e come potrebbero verificarsi danni a causa dell'uso prolungato, sommando l'effetto dei vari stress che la struttura subisce nel tempo. In pratica, la regola di Miner ci aiuta a capire quanto bene può reggere prima di dover intervenire per la manutenzione. Per verificare la resistenza alla fatica della struttura del Tornado sono stati realizzati 2 test fondamentali. Il primo, denominato Full Scale Hinge Fatigue Test, mirava ad analizzare le parti più vulnerabili del Tornado durante le prime fasi di sviluppo. Per questo test è stata utilizzata una sezione specifica della fusoliera centrale del Tornado, collegata a componenti non operativi per riprodurre le condizioni di volo reali. Il secondo test, invece, il Major Airframe Fatigue Test, ha rappresentato il controllo finale della durabilità del velivolo, simulando 16.000 ore di volo. Per questo test è stata impiegata una struttura portante completa,
dalla quale sono stati rimossi alcuni componenti sostituendoli con repliche non funzionanti, per garantire una distribuzione corretta dei carichi all'interno della struttura. Questi test sono stati essenziali per garantire che il tornado potesse resistere alle sollecitazioni a lungo termine, tipiche dell'uso operativo, valutando accuratamente la sua capacità di sopportare cicli ripetuti di stress, senza subire danni significativi. Per mantenere contenuti i costi di produzione è stato necessario ridurre al minimo il numero di parti di cui era costituita la struttura. E questo ha comportato un'attenta valutazione di ogni componente, per decidere se fosse più conveniente produrlo con lavorazione a controllo numerico o con tecniche costruttive tradizionali. Questo approccio ha permesso di ridurre in modo significativo i costi e di conseguenza la massa dell'intero velivolo, come si può vedere in questa figura. Arriviamo a parlare di flutter. Che cos'è il flutter? Ne abbiamo parlato in alcuni video, per esempio sul G91, inizialmente sul piano di coda dell'F-15, ma volendolo definire brevemente, il flutter è un'instabilità di tipo aeroelastico, ovvero intervengono forze sia di tipo aerodinamico sia di tipo elastico. Aerodinamico dovuto al fatto che c'è un velivolo in movimento rispetto a un flusso d'aria, e questa parte la conosciamo bene tutti. Ma poiché la struttura non è perfettamente rigida, come abbiamo visto nel video sui materiali, questa struttura sarà soggetta a deformazione. In particolare, nel flutter si ha un accoppiamento di questi due fenomeni, in quanto le forze aerodinamiche, agendo sulla struttura del velivolo, tenderanno a deformarla proprio perché non è perfettamente rigida. Ma la deformazione della struttura provocherà un cambio nel profilo e di conseguenza le forze aerodinamiche cambieranno. Cambiando le forze aerodinamiche, la deformazione della struttura sarà diversa e si avvia così un ciclo che comporta delle oscillazioni nella struttura che possono divergere. Quindi possono amplificarsi sempre di più fino addirittura a portare al collasso strutturale. Questo fenomeno diventa instabile a una determinata velocità. È quindi necessario progettare la struttura in modo tale che la velocità di flutter, quindi oltre la quale si ha divergenza, sia molto alta, magari velocità che il velivolo non potrebbe mai raggiungere. Nel caso del tornado, la problematica del flutter assume un'importanza cruciale a causa del design sottile e leggero delle sue superfici di controllo, progettate appositamente per avere una risposta rapida e per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche. Queste caratteristiche, sebbene vantaggiose sotto il profilo del controllo e della manovrabilità, incrementano la suscettibilità del velivolo al flutter, specialmente ad alte velocità o in condizioni di carico variabile. Analisi in galleria del vento e test in volo spingendo il velivolo alla massima velocità ammissibile hanno dovuto dimostrare che il flutter, il buffeting e altri fenomeni di instabilità aeroelastica si verificavano al di fuori dell'inviluppo limite di progettazione del velivolo, ovvero l'inviluppo di volo moltiplicato per il tipico coefficiente di sicurezza in ambito aeronautico di 1,15. Questi studi miravano non solo a comprendere il comportamento del flutter sul tornado, ma anche a sviluppare modelli predittivi affidabili che potessero guidare il design e le procedure operative al fine di evitare il manifestarsi del flutter durante il volo. Durante i test in galleria del vento è stato rilevato un problema di flutter che non poteva essere previsto analiticamente. A tal proposito, ad esempio, nella figura viene mostrato una tipologia di flutter causata dall'interazione aerodinamica tra l'ala e l'impennaggio di coda. La figura mostra la velocità di flutter rispetto alla rigidezza della parte posteriore della fusoliera, calcolata sia utilizzando le forze aerodinamiche di interferenza, come abbiamo detto, tra ala e impennaggio di coda, sia trascurando tali interazioni. Si può vedere che utilizzando forze aerodinamiche instazionarie convenzionali, le velocità di flutter sono completamente diverse dai risultati dei test.
Introducendo invece le forze aerodinamiche di interferenza è stata trovata una buona correlazione tra test e calcolo analitico. Grazie ai test sul flutter è stato anche possibile determinare la posizione verticale dell'impennaggio di coda del tornado. Osservando questo grafico si vede infatti come il coefficiente di smorzamento aerodinamico varia in funzione della velocità per diverse posizioni verticali del piano di coda. Il coefficiente di smorzamento aerodinamico misura la capacità del sistema di dissipare le oscillazioni prodotte dal flutter. A valle di quello abbiamo detto sul flutter, quindi sul fatto che la struttura può entrare in un loop di oscillazioni che vanno ad amplificarsi sempre di più, avere un alto coefficiente di smorzamento ti permette di ritardare questo effetto. Il coefficiente di smorzamento è un indicatore che ti permette di capire se la struttura è in grado di smorzare queste oscillazioni o amplificarle sempre di più. Da qui si vede che, utilizzando solo i dati provenienti da un'analisi vibrazionale, comunque si posizionasse la superficie di coda, si ricadeva sempre nel campo stabile, ovvero oscillazioni che si smorzavano nel tempo. Invece, effettuando test in galleria del vento, si è scoperto che l'ala influenza questo coefficiente di smorzamento e, se non si fa attenzione a dove posizionare l'impennaggio orizzontale, si può ricadere nella zona instabile, in cui le oscillazioni divergono sempre di più. Un ulteriore esempio dell'importanza dei test in galleria del vento lo si può osservare nel caso dell'impennaggio verticale. Basandosi sui soli calcoli teorici, era impossibile determinare l'influenza delle forze aerodinamiche in regime transonico sulla deriva. Fu quindi costruito e testato un modello in scala di questo componente e testato in galleria del vento a regime transonico. A valle di questi test si è deciso di riprogettare questa superficie aerodinamica aggiungendo una massa nella parte superiore, in quanto questo era il modo più efficiente per aumentare la velocità di flutter. Il flutter, nel caso del tornado, è un fenomeno ancora più complesso in quanto bisogna considerare anche l'interazione con il sistema di controllo. In effetti il tornado è il primo velivolo europeo a essere dotato di un sistema di controllo fly-by-wire analogico, chiamato Command and Stability Augmentation System, CSAS. Vediamo velocemente che cos'è questo CSAS e in che modo si relaziona con il flutter. Il sistema di controllo e di stabilità aumentata è costituito da una ridondanza tripla che utilizza segnali elettrici per gestire il controllo e la stabilità dell'aereo. Questo sistema incorpora specifici computer per il controllo del beccheggio e per il controllo latero-direzionale. Come funziona? Sulla base del movimento impartito alla stick dal pilota, i segnali elettrici, prima di arrivare agli attuatori che movimentano le superfici di comando, vengono modificati a partire da dati di volo, dati d'assetto e dati derivanti dall'effettiva posizione delle superfici di comando dell'ala. Il sistema di controllo, elaborando tutti questi dati, fornisce in output un segnale che sarà recepito dagli attuatori idraulici che movimenteranno di conseguenza le superfici di comando del velivolo per adeguarlo alla risposta del pilota o ad esempio alla risposta ad un input esterno come per esempio una raffica. Rispondiamo ora alla seconda domanda, ovvero cosa c'entra il flutter con il sistema di controllo? Immaginate il tornado o comunque qualsiasi altro velivolo dotato di sistema di controllo in volo ad alta velocità. Abbiamo visto che il flutter si origina dal fatto che le forze aerodinamiche agenti sulla struttura, non perfettamente rigida, come nel caso ideale, la deformano, la quale altera la sua geometria e di conseguenza altera le forze aerodinamiche, in un loop che va via via ad incrementare la deformazione della superficie e quindi incrementare le forze aerodinamiche, portando così il fenomeno ad auto-eccitarsi. Ora, se è presente un sistema di controllo e della stabilità, ci può essere un accoppiamento con il fenomeno del flutter, in quanto i sensori potrebbero leggere la deformazione subita dalla struttura
come una variazione d'assetto e quindi potrebbe intervenire il computer per cercare di riportare il velivolo nell'assetto secondo lui originario. Ma questo tentativo di correzione potrebbe portare a un ulteriore incremento dei carichi aerodinamici, un ulteriore incremento della deformazione della struttura e quindi il fenomeno del flutter sarebbe ancora di più accentuato. E questo fenomeno è chiamato aeroservoelasticità. Un ulteriore problema che bisognava tenere in considerazione era l'effetto del cosiddetto backlash, ovvero il gioco meccanico presente negli attuatori che movimentano le superfici di controllo. Ovviamente un minimo di gioco c'è sempre, ma a causa per esempio dell'usura dei componenti meccanici, questo backlash potrebbe aumentare. L'attuatore e la superficie ad esso collegata diventa così meno rigida, modificando di conseguenza le frequenze naturali di vibrazione. E questo può portare a una maggiore suscettibilità al flutter, poiché la struttura potrebbe avvicinarsi alle condizioni di risonanza, con conseguenze ovviamente catastrofiche per il velivolo. Uno dei componenti principali del Tornado, di cui però non abbiamo fatto menzione nel video precedente, ma che ha richiesto approfondite ricerche e soluzioni ingegneristiche per superare alcune problematiche iniziali, è il motore. Lo sviluppo del Tornado richiedeva notevoli progressi tecnologici nel rapporto spinta-peso, nel consumo di carburante e imponeva dimensioni compatte tali che nessun motore esistente all'epoca potesse raggiungere gli obiettivi prefissati. La specifica emessa da Panavia infatti richiedeva la progettazione di un nuovo motore in grado di operare ad elevate temperature, elevati rapporti di pressione della turbina e con un rapporto di bypass idoneo ad ottenere un basso consumo di carburante, proprio per le missioni a bassa quota. Con la riduzione dei paesi partecipanti a Regno Unito, Germania e Italia, la Fiat, e in particolare Avio, fu inserita nel consorzio denominato Turbo Union, insieme a Rolls-Royce e MTU. Il motore selezionato fu l'RB 199, un propulsore a 3 alberi, che derivava da studi effettuati in precedenza dall'azienda Bristol Siddeley, acquisita in quegli anni proprio da Rolls-Royce. Il rapporto di bypass scelto fu di 1.2. Ricordiamo che il rapporto di bypass, come definito nel video sui motori turbojet e turbofan, è il rapporto tra la portata d'aria fredda che entra nel motore rispetto alla portata d'aria calda che attraversa il solo core. Tale valore di 1.2 risultava ideale per le lunghe distanze e permetteva di avere un basso consumo di carburante, in particolare quando il motore era a regime ridotto. Questo motore si distingue per la configurazione a 3 alberi concentrici, che collegano i compressori di bassa, media e alta pressione alle loro turbine corrispondenti. I compressori a bassa e media pressione, ciascuno con 3 stadi, ruotano in direzione oraria, mentre il compressore ad alta pressione, che comprende 6 stadi, ruota in direzione antioraria per minimizzare gli effetti giroscopici. La camera di combustione è di tipo anulare, mentre le turbine di alta pressione e pressione intermedia sono composte da un solo stadio con palette refrigerate attraverso aria prelevata dal compressore. La turbina di bassa pressione invece è composta da 2 stadi. A valle della turbina invece troviamo il post-bruciatore e un ugello a geometria variabile. L'RB 199 è un motore costruito con una filosofia modulare, secondo la quale le 16 sezioni che lo compongono potevano essere sostituite individualmente, facilitando così le operazioni di manutenzione. La progettazione di questi singoli moduli fu condivisa tra le 3 aziende partecipanti, a seconda dell'esperienza acquisita. Ad esempio, la Rolls-Royce progettò il fan, utilizzando conoscenze derivanti dal Pegasus. Progettò la camera di combustione, la turbina di alta pressione e il post-bruciatore. Avio invece aveva costruito le turbine per il Viper e quindi progettò la turbina a bassa pressione, così come la parte finale dell'ugello. MTU invece progettò i compressori intermedi, quelli di alta pressione, la turbina intermedia e l'inversore di spinta.
Tuttavia il motore, come dicevo all'inizio, non è stato esente da problemi. Tra le problematiche che gli ingegneri hanno dovuto affrontare, possiamo raggrupparle in due categorie. 1. Problemi indiretti, cioè problemi legati all'aumento di resistenza aerodinamica a causa della configurazione, della presenza, dell'integrazione degli ugelli di scarico del Tornado con il resto della struttura circostante. 2. Invece problemi diretti, ovvero problematiche prestazionali del motore riscontrate durante i primi voli dei prototipi. Partiamo dal primo, dato che poi i problemi registrati in volo li vedremo quando parleremo appunto dei test in volo. In realtà, sulla primissima versione del Tornado, i test sul modello in scala avevano mostrato che la configurazione era soddisfacente. Questo lo si può osservare in questa figura, in particolare nella curva denominata Initial Design, che mette in relazione la resistenza aerodinamica in funzione del numero di Mach. Come si può vedere, la resistenza è più alta rispetto alla curva chiamata Reference Model, che era relativo a un modello di riferimento utilizzato nei calcoli iniziali. Nelle fasi successive della progettazione furono però apportate modifiche a causa dei vincoli imposti legati all'introduzione degli inversori di spinta, che causarono un aumento di resistenza davvero elevato, come si può osservare nella curva chiamata Basic Prototype. La differenza nei valori di resistenza aerodinamica registrati tra l'Initial Design e il Basic Prototype è dovuta alla maggiore superficie in cui si aveva la separazione del flusso, a causa della geometria proprio della parte terminale della fusoliera, in particolare nella regione tra i due ugelli. Una volta identificato il problema, furono apportate modifiche al design proprio per eliminare queste aree di separazione del flusso. Questo però non era sufficiente, in quanto a seguito del miglioramento di queste linee, i test sui modelli hanno rilevato un'elevata pressione sviluppata dal flusso d'aria attorno sempre alla parte posteriore, che causava un'inversione nella direzione del flusso nella zona centrale tra i due ugelli. E questo a sua volta provocava una separazione del flusso in quella regione. Fu quindi necessario risolvere anche questo problema e furono di conseguenza installate delle guarnizioni sui bordi interni e successivamente anche sui bordi laterali del dispositivo di inversione della spinta. Oltre a questo si è osservata una diminuzione della stabilità direzionale, particolarmente evidente nel range di velocità transoniche, con conseguente riduzione dell'efficacia del timone di coda. Si passò quindi al cosiddetto Stage 2. Questo stadio corrisponde a una modifica intermedia fatta al prototipo per migliorare le qualità di manovrabilità, che però ha portato a un aumento della base area e di conseguenza della resistenza, come testimoniato dalla curva corrispondente nel grafico. Tuttavia le modifiche apportate nello Stage 2 e ovviamente in quelle successive furono integrate sul velivolo reale solo a partire dal sesto prototipo. Di conseguenza i primi voli con i primi prototipi furono effettuati in una condizione non ottimale, o perlomeno in una condizione di resistenza della parte posteriore della fusoliera non ottimale. Successivamente si è arrivati anche al Modified Prototype. In questo caso la curva resistenza in funzione del Mach è più vicina a quella del modello di riferimento iniziale rispetto alle versioni precedenti, indicando che le modifiche apportate hanno effettivamente avuto un effetto benefico sulla resistenza aerodinamica. Per capire meglio questo concetto, possiamo dire che la resistenza aerodinamica della parte posteriore della fusoliera è fondamentalmente una funzione della cosiddetta base area. Che cos'è la base area in parole molto semplici? È la sezione trasversale della parte posteriore della struttura, quindi in prossimità dell'ugello, dove il flusso d'aria si separa totalmente. L'ugello del Tornado era progettato per minimizzare questa base area, grazie alla presenza di generatori di vortici sulla carenatura esterna dell'ugello. Sappiamo infatti da alcuni video precedenti che in alcune condizioni è preferibile avere un flusso turbolento piuttosto che laminare. È vero, un flusso turbolento è un flusso disordinato, ma appunto in determinate condizioni, quando si preferisce che il flusso rimanga a contatto con la superficie per
più tempo possibile, allora è preferibile avere un flusso turbolento, in quanto il flusso laminare tende con più facilità a staccarsi dalla superficie. E i generatori di vortici svolgono proprio questo compito. I test a terra furono effettuati utilizzando un banco di prova abbastanza innovativo, come quello che potete vedere in figura. Questo banco era progettato per misurare in modo indipendente la forza agente sulla parte posteriore del velivolo, la spinta generata dai motori e il loro effetto combinato, ovvero la spinta al netto della resistenza. A breve vedremo altre modifiche effettuate a seguito dei test in volo. Ma arriviamo finalmente a parlare del programma supervisionato da Panavia che prevedeva una serie di test in volo con un programma ben specifico, in modo uno da sfruttare le capacità delle singole nazioni e quindi massimizzare il risultato di questi test, ad esempio sfruttando le stazioni di telemetria presenti a Caselle, a Manking, a Wharton, e allo stesso tempo il programma era ben definito in modo da evitare doppioni e ripetizioni nei test. Il primo volo di test del Panavia, effettuato dal primo prototipo P-01, si svolse nel luglio del 1974, pilotato da Paul Millett nel posto anteriore e Niels Meister nel sedile posteriore. Nel primo volo vennero effettuate prove generali di maneggevolezza e prestazioni, sebbene non fu esente da problemi tecnici. Questo primo volo si sarebbe dovuto svolgere in realtà 4 mesi prima, ma durante l'ultimo test pre-volo, quando il motore sinistro venne portato alla massima potenza, senza post bruciatore, si udì un'esplosione nel compressore. I test quindi furono sospesi in modo che Turbo Union potesse indagare sull'accaduto. Questa pausa, come abbiamo detto, durò circa 4 mesi e alla fine Turbo Union consegnò una versione modificata dei motori. E in questo caso durante i test pre-volo andò tutto bene, o almeno fino a quando il pilota tentò di effettuare il decollo vero e proprio. Infatti i motori del Tornado vengono avviati da un'unità di potenza ausiliaria, la cosiddetta APU. L'APU fa parte del cosiddetto Secondary Power Unit, che comprende anche 2 gearbox, ognuna delle quali azionate dal rispettivo motore, e le quali poi servono per azionare le varie pompe idrauliche, elettriche, di carburante, eccetera. Per consentire l'avviamento dei motori però è presente questa unità chiamata APU, che aziona le gearbox e dunque i motori ad esse collegate. Il problema appunto riguardò l'albero di trasmissione che collega l'APU a una di queste gearbox, il quale si ruppe. Normalmente non sarebbe stato un grosso problema cambiarlo, ma in quell'occasione mancavano i pezzi di cambio. L'ingegnere di volo Herr Herold prese in mano la situazione, smontò il pezzo rotto, chiese ai piloti di rimanere in cabina, andò in officina e saldò il componente. Successivamente lo rimontò, il tutto in breve tempo mentre i piloti erano ancora in cabina e così facendo il volo effettivamente si poté fare. Durante il test fu esaminata anche la manovrabilità a bassa velocità in configurazione di atterraggio, rivelando però una forse eccessiva reattività dell'aereo al comando di beccheggio, senza tuttavia suscitare preoccupazioni durante la fase di atterraggio da parte del pilota. Il secondo volo di questo primo prototipo, sempre il P-01, puntava a estendere l'inviluppo di volo, aumentando i limiti dall'attuale fattore di carico massimo che era 3G e la velocità massima che era 300 nodi. Durante questo secondo volo le ali del Tornado furono inclinate per la prima volta e il pilota non registrò alcun cambiamento significativo di assetto. Poco dopo il completamento del primo prototipo, il P-02, il secondo prototipo, era vicino alla fase finale di assemblaggio a Wharton. Il 30 ottobre del 74 il P-02 effettuò il suo primo volo e in questa occasione il capo collaudatore di Air Italia, Pietro Trevisan, fu invitato a salire a bordo sul sedile posteriore e questo rappresentò un gesto di solidarietà tra i team di sviluppo e testimoniò l'importanza della collaborazione internazionale del progetto Tornado. Si erano però riscontrati notevoli problemi nell'implementazione del sistema di controllo di cui abbiamo parlato precedentemente, il CSAS. E quindi sul P-02 si decise di effettuare il volo nel cosiddetto collegamento diretto. Questo significava che gli input di controllo del pilota venivano trasmessi direttamente agli attuatori di controllo, senza alcun intervento generato dal computer. Tuttavia, anche su questo prototipo si verificò un problema al motore.
Sempre durante la fase di decollo, quando venne data piena potenza ai motori, poco prima di rilasciare i freni, si udì nuovamente uno scoppio. Dalla sala di controllo, basandosi sulla telemetria, non si riusciva a capire l'origine di questo rumore e così venne chiesto al pilota di provare a ridurre e aumentare la manetta in modo da diminuire e aumentare la potenza del motore e in questo caso non si ebbe più alcun rumore. Fu lasciata quindi libera scelta ai due piloti nel decidere se proseguire o meno con il volo. Più tardi si scoprì che i primi motori necessitavano di essere riscaldati ad alto regime prima di passare alla piena potenza. Il P-02 fu il primo esemplare ad essere equipaggiato con prese d'aria variabili completamente funzionanti e questo era un elemento chiave per l'espansione dell'inviluppo di volo. Nei voli successivi fu inoltre utilizzato per prove di stallo, spin e anche flutter, soprattutto dopo che il P-05, l'aereo originariamente destinato a eseguire i test sul flutter, venne danneggiato pesantemente durante un atterraggio, come vedremo a brevissimo. Proprio per i test sul flutter, il P-02 fu dotato di cosiddetti bunkers, ovvero una sorta di cariche esplosive posizionate in diversi punti della struttura che, una volta azionate, creavano un'oscillazione indotta in un appunto particolare punto della struttura per valutare come la struttura ammortizzasse l'oscillazione, in modo da assicurarsi che il velivolo fosse ben lontano da eventuali problemi di flutter. E questo procedendo per velocità via via maggiori. In realtà, al fine di identificare il numero massimo possibile di modi di vibrare della struttura, vennero utilizzati due tipi di eccitatori. Uno, appunto, gli eccitatori pirotecnici, i bunkers. Queste cariche esplosive, in realtà, meglio dire, piccoli razzetti a propellente solido, posizionati sul ailerons, sulla deriva e in speciali piloni subalari installati nella stazione più esterna dell'ala, quindi verso la tip. Il secondo sistema invece era un eccitatore inerziale, ovvero un sistema elettroidraulico costituito da un cuneo collegato a degli attuatori che permettevano la movimentazione di questa massa a forma di cuneo, causava un'oscillazione che veniva trasmessa alla struttura alla quale questo eccitatore era collegato. Per studiare invece il comportamento al flutter nel caso di velivolo armato con carichi esterni fu progettato uno speciale carico, che potete vedere in figura, con la forma aerodinamica di un serbatoio, che aveva il compito di simulare una vasta varietà di carichi, grazie al fatto che potevano essere aggiunte, tolte, spostate delle masse che agivano come zavorra, appunto per simulare diverse configurazioni di carico. E lo studio del flutter in presenza di carichi sia simmetrici che asimmetrici fu effettuato soprattutto da Aeritalia. Solo una volta che il P-02 aveva completato tutti i test di flutter, sia nel caso di configurazione clean che nel caso di configurazione con armamento, allora il P-03 venne autorizzato al volo. Il suo primo volo avvenne il 5 agosto del 1975. Il P-03 si distinse per essere il primo esemplare ad essere equipaggiato con comandi doppi e ad avere il radome nella configurazione standard di produzione. Venne utilizzato per effettuare test di stallo, spin, per studiarne le prestazioni ora che i pesi in gioco erano maggiori rispetto ai prototipi precedenti. Ma il P-03 fu anche coinvolto in un incidente il 4 ottobre del 76, quando finì fuori pista a causa delle condizioni meteorologiche avverse a Wharton. Questo evento portò all'introduzione di varie modifiche, tra cui aggiustamenti ai punti di attacco del carrello principale e modifiche agli inversori di spinta, per minimizzare un certo sbandamento che si era registrato durante gli atterraggi, causato da una distribuzione non uniforme del flusso d'aria proprio nella parte posteriore della fusoliera. Il primo prototipo ad includere un pacchetto avionico quasi completo, che includeva sistemi di navigazione, mappatura del terreno e pilota automatico, fu il P-04, che volò per la prima volta il 2 settembre del 75. E infatti questo prototipo fu impiegato per testare l'ampia gamma di funzionalità avioniche, i sistemi di navigazione, il radar per il volo a bassa quota seguendo il terreno, il Terrain Following Radar di cui abbiamo parlato in un video di un po' di tempo fa, e giocò un ruolo cruciale nei test di sgancio dell'armamento.
Tuttavia il P-04 fu perso in un altro incidente il 16 aprile del 1980. Ma in questo caso purtroppo si ebbe la perdita dei due piloti, Ludwig Obermeier e il navigatore Kurt Schreiber. Finalmente però arriviamo al primo prototipo tutto italiano, il P-05, che effettuò il suo primo volo il 5 dicembre del 75 a Caselle. Questo velivolo era destinato a svolgere una serie di importanti prove, tra cui appunto i test di flutter che abbiamo menzionato prima. Tuttavia, anche in questo caso si ebbe un incidente in fase di atterraggio a Caselle nel 76, causando danni significativi alla struttura del velivolo, e ciò richiese un intenso lavoro di rifacimento della struttura. Ad esempio venne sostituita l'intera parte anteriore del velivolo. Questa interruzione durò circa 2 anni e il P-05 rientrò nella flotta dei test di volo nel 78, continuando con i test sul rilascio delle armi. Il P-05 però andò incontro a un altro problema. Questa volta con il sistema di controllo e di aumento della stabilità. Il funzionamento del CSAS poteva avvenire in 3 modalità: full, direct link e manual. Il direct link è quello che abbiamo visto nel P-02, ovvero in cui l'autostabilizzazione veniva bypassata. La configurazione full invece è il sistema di controllo del volo e della stabilizzazione completo, mentre manual è un collegamento diretto tra la stick e le superfici di comando. Fino a quel momento si era volato soltanto in direct link. Tuttavia, al quinto volo del quinto prototipo, Panavia ritenne che il sistema CSAS fosse pienamente operativo e venne chiesto al pilota Pietro Trevisan di provarlo in volo. Il pilota lo testò per un breve periodo e rimase soddisfatto del comportamento. Tuttavia, in fase di atterraggio, venne chiesto a Trevisan di attivare nuovamente il sistema di controllo nella versione full. Attenzione però che in configurazione d'atterraggio, quindi a bassa velocità, con i flap estratti, magari anche il carrello d'atterraggio, il comportamento del sistema di controllo cambia, in quanto la risposta ai comandi è più rapida. A differenza della fase precedente, in cui il pilota era abituato a un'escursione molto grande della stick senza una risposta così immediata del velivolo. Si trovò di conseguenza ad un cambio improvviso di risposta del velivolo ai comandi e questo causò una cosiddetta PIO, Pilot Induced Oscillation, ovvero un'oscillazione indotta dal pilota, che si viene a generare quando l'azione del pilota, magari correttiva, non è in fase con la risposta del velivolo e questo provoca un aumento dell'oscillazione del velivolo e in quel caso il tutto si concluse con un atterraggio molto brusco, che per fortuna non provocò danni al pilota, ma la struttura fu compromessa. Arriviamo così al P-06, il terzo prototipo britannico che volò nel 75 ed era equipaggiato con 2 cannoni Mauser. Su questo velivolo poi fu montata tutta la strumentazione per la misurazione dei parametri di volo utili ai test nel posto posteriore, anziché come è successo per gli altri prototipi all'interno di appositi vani. E per questo motivo il P-06 poté volare solo in modalità single pilot. Abbiamo detto in precedenza che tutte le modifiche alla parte posteriore del velivolo vennero integrate solo a partire dal P-06. I test in volo con questo velivolo migliorato furono preziosi per raccogliere ulteriori dati e confrontarli con quelli ottenuti dai test in galleria del vento. In particolare, vi ricordate quando avevo detto che si era registrata una diminuzione di stabilità direzionale? Bene, nel volo a regime transonico, un'onda d'urto alla base della deriva riduceva l'efficacia del timone e causava proprio questa riduzione nella stabilità direzionale. Per risolvere questo problema nello stage 2 fu aggiunto del materiale in questa regione qui. Non si poteva andare oltre per non compromettere poi il funzionamento degli inversori di spinta. Altri test in volo poi hanno dimostrato che l'aggiunta di generatori di vortice nella parte terminale della fusoliera aumentava ulteriormente la stabilità direzionale, riportandola quasi alle previsioni originarie. Si andò avanti con i prototipi P-07, P-08, arriviamo al P-09, altro prototipo italiano pilotato sempre da Pietro Trevisan e Manlio Quarantelli, che decollarono il 5 febbraio del 77. Con questo velivolo è stato effettuato il primo lancio del missile aria-superficie Cormoran il 31 luglio del 78 e rimanendo in ambito italiano, sia che
Circa un anno dopo, l'8 gennaio del 79, compie il suo primo volo il primo esemplare di preserie italiano, il PS-14, con ai comandi i collaudatori di Air Italia Manlio Quarantelli e Egidio Nappi. Questo aereo è stato poi consegnato il 3 marzo dell'81 al reparto sperimentale volo di Pratica di Mare, identificato come RS-01, accolto in quell'occasione da una formazione composta da 2 MB339 e un F-104S. Il primo modello di serie italiano, denominato IT-001, ha volato su Caselle il 25 settembre dell'81, sempre con gli stessi piloti collaudatori ai comandi, e restò in carico a Air Italia fino al 31 marzo dell'82, quando l'Aeronautica Militare Italiana ha ufficialmente accettato il primo aereo italiano IT-002, corrispondente al 101esimo Tornado di serie. Con questo concludiamo questo video sul Tornado. Come ben sapete ci sarebbe tantissimo da dire, si potrebbe magari parlare delle versioni che poi sono state prodotte del Tornado, ADV, IDS, ECR, dei sistemi presenti su questi velivoli. Sarebbe molto affascinante continuare questa serie. Fatemi quindi sapere se volete sapere di più. Di sicuro nel prossimo video cambieremo argomento, parleremo di spazio. Ma se è un aereo che anche a voi affascina così tanto e volete un nuovo episodio, scrivetemelo e prossimamente vedrò di completare questa serie. Per ora io vi ringrazio per la visione, come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, condividete il video se lo ritenete interessante e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Grazie ancora, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!